Gli astri sono congiunti e l'istante è favorevole per l'avvento di un nuovo set divinatorio celeste. Le magnifiche figure di Federica Casagrande si fondono con la sapienza di Malapuella per creare un tarocco singolare, sintesi perfetta di fascino visivo e messaggio oracolare. Il significato canonico degli arcani qui si mescola con la simbologia elementale e animale per generare un'esperienza di lettura profonda e coinvolgente. Ecco a voi gli Astral Tarot. Ciao a tutti amiche e amici di YouTube, io sono Angela, benvenuti alla nuova puntata della Taroteca di Exoteric World. Prima di cominciare vi ricordo che cliccando in alto a destra troverete la playlist con tutti gli episodi precedenti e che subito dopo l'analisi degli arcani maggiori ci sarà uno slideshow in cui li mostrerò tutti e 22 a tutto schermo in modo da darvi l'opportunità di apprezzarli ulteriormente, magari facendo degli screenshot dei vostri preferiti. Prima della fine della puntata troverete la schermata per accedere agli interattivi dedicati all'amore e l'icona per iscriversi al canale nel caso il video vi sia piaciuto. Adesso cambiamo inquadratura ed entriamo nel vivo della puntata. Venite con me! Benvenuti in questa puntata dove conosceremo l'Astral Tarot, dove abbiamo la parte artistica curata da Federica Casagrande e i testi invece sono di Malapuella, che troveremo ovviamente nel libretto all'interno. Editore Lo Scarabeo, l'anno di pubblicazione di questo mazzo è nel maggio 2024, quindi abbastanza giovane. La confezione deluxe, diciamo, rispetto a tanti altri mazzi che hanno un semplice cartoncino, diciamo resistente, certo, però questo lo è molto di più. Vi mostro i vari lati. Qui troviamo già l'indicazione della parte artistica, quindi proprio delle carte stesse. Abbiamo la papessa riconoscibile, questo è il retro della carta, delle carte anche qui, e qui troviamo la temperanza. Possiamo già capire che il libretto sarà in inglese, italiano, spagnolo e portoghese, e poi ovviamente ci sono i riferimenti dello scarabeo. Andiamo ad aprire comodamente. È bella proprio la confezione, quindi anche da tenere in vetrina. All'interno troviamo il nostro libretto e il nostro mazzo. Questo possiamo metterlo qui. Quindi a partire proprio dall'analisi fisica vi posso dire che ovviamente un mazzo di tarocchi in questo caso è costituito da 78 carte, 22 sono gli arcani maggiori, 56 i minori, per farvi rendere conto proprio sulla grandezza del mazzo stesso. Le misure di ogni carta sono 7 cm per 12 cm e il totale, quindi lo spessore totale del mazzo è di circa 3,5 cm. Giusto, abbiamo già visto la parte del retro di ogni singola carta, è reversibile, quindi si può mettere sia al dritto che al rovescio, e la caratteristica è di questo mazzo, come abbiamo potuto vedere, proprio il bordo dorato. Appunto, diciamo, lo vediamo qui, è fighissimo, bellissimo, a me piace molto. È vero che col passare del tempo, non so se si può notare, è facile che nel mescolare e nell'usare tanto il mazzo si può rovinare, ma è una cosa normale di tutti i mazzi. Però comunque è bellissimo e non solo, secondo me fa anche da ulteriore protezione. Quindi oltre ad essere bello,
Come vi dicevo, ovviamente le carte sì, sono 78, il retro l'abbiamo visto reversibile, un'altra caratteristica è proprio quella che troveremo ripetuta nelle varie carte, sia le lune e le mezze lune e questi cerchi concentrici, quindi ricordatevi perché andremo a vederli. Il cartoncino è abbastanza rigido, resistente, la stampa lucida, sono molto scivolose effettivamente, quindi potrebbe esserci qualche difficoltà, ma irrilevante. Ecco, l'unica cosa è che effettivamente essendo lucide e scivolose si possono notare proprio con l'utilizzo le impronte delle dita. Adesso lo so che può essere difficile nel video mostrarvele, però insomma questo vuol dire che sono state usate parecchio appunto nel mio caso specifico. Diamo un occhio al libretto. Ovviamente vedremo anche alla fine qualcosina, vi spiego brevemente da cosa è costituito. Ovviamente la parte in inglese è un po' più esaustiva rispetto alle altre lingue, quindi purtroppo rispetto anche all'italiano, però non dovrebbero esserci difficoltà per chi conosce l'inglese, ovviamente, perché consiglio di leggere appunto la parte in inglese, perché ci sono più indicazioni sia nelle istruzioni sia proprio come usarlo, poi anche nelle letture, in questo caso ce ne sono addirittura 5, nei maggiori, quindi la piccola introduzione agli arcani maggiori, ogni singolo arcano è spiegato un po' di più, dove troviamo delle indicazioni interessanti, seppur brevi, però sono ancora più brevi purtroppo nella parte in italiano, come vi dicevo, se riesco a trovarlo, eccolo qui. Quindi c'è una breve introduzione, quindi spiega effettivamente il mazzo, come usarlo, molto breve, c'è una sola stesa. Gli arcani maggiori è indicato una specie di consiglio e quindi nel consiglio stesso effettivamente possiamo andare ad estrapolare quelli che sono i significati essenziali. Quindi per ogni singola carta, appunto, qui ci sono tutte i maggiori, poi ci sono le spade, ecco qui i bastoni, le coppe e i denari e poi le ultime due lingue. Quindi questo è il libretto e adesso possiamo proprio iniziare la puntata ed entrare nel vivo partendo proprio dall'analisi degli arcani maggiori. Eccoci di fronte ai primi e 22 arcani maggiori. Consiglio sempre di impostare una stesura iniziale in questo modo, soprattutto quando si ha a che fare con, diciamo, per la prima volta a conoscere un mazzo, proprio per avere la netta distinzione dei vari piani, ovviamente il piano materiale, quello spirituale interiore e quello celeste. Mettiamo da parte il nostro matto, che essendo una specie di jolly numero 0, ecco qui, lo mettiamo qui. Ovviamente la prima cosa da dire è che ci troviamo di fronte a un mazzo di tradizione esoterica inglese, quella di Waite Smith, cioè un mazzo, per chi non lo dovesse sapere, creato e dato le stampe nel 1909 e le caratteristiche principali sono quelle di avere la forza al numero 8 e la giustizia al numero 11, cosa che è invertita in altre tipologie di tarocchi, soprattutto ad esempio quelli marsigliesi. Un'altra caratteristica che poi la vedremo negli arcani minori,
quelli marsigliesi di solito da 1 a 10 sono tutti solo numerali, quindi troveremo il numero di seme corrispondente. E invece per questo genere qui tutti gli arcani minori saranno rappresentati e raffigurati con un disegno proprio, seguendo, come vi dicevo, proprio la tradizione esoterica di Edward Waite e Pamela Colman Smith. Queste sono proprio le indicazioni principali e una caratteristica di questo mazzo è che per tutti gli arcani maggiori troveremo ovviamente delle figure umane e poi a sorpresa negli arcani minori invece troveremo gli animali di potere. E ovviamente per ogni singolo gruppo di arcani. Il mazzo combina elementi tradizionali, come abbiamo visto, perché sono assolutamente riconoscibili le iconografie classiche del mazzo originale, però con una bella e interessante nota moderna. Parlando proprio della tematica e dell'aspetto artistico, i tarocchi astrali sono un mazzo di carte che unisce il mondo fisico a quello subliminale. Ogni carta rappresenta simboli archetipici o animali, come vedremo successivamente, gli animali guida, che aiutano a comprendere emozioni e situazioni. Ovviamente sia soprattutto interiori, però anche situazioni attuali, quelli che si vivono tutti i giorni. L'universo e il cielo, gli elementi celesti in pratica sono dominanti perché è proprio il tema principale e quindi giocano un ruolo centrale nel dare consigli e ispirazioni. Consigli che ovviamente sono dei suggerimenti che, come abbiamo visto, troviamo nel libretto e poi non solo, possiamo anche lasciarci ispirare da questa meraviglia e da qui parliamo proprio dell'aspetto artistico. In questi tarocchi viene rappresentato uno stile vibrante e diciamo anche mistico. I colori sono molto forti, molto intensi. Ad esempio spesso troviamo il rosso e anche giallo, oro, che possono evocare energia e potere. Fattore comune è che sullo sfondo di ogni carta, infatti vi faccio giusto vedere, ma la potete vedere anche nelle altre singole carte, è che c'è uno sfondo, un cielo stellato e nebuloso, perché può sembrare, sì, ovviamente ci sono delle nuvole, però a me richiamano anche proprio le nebule dell'universo stesso, che aggiungono un'atmosfera cosmica e magica. La composizione, come si può vedere, è abbastanza dinamica, con questi drappi volteggianti, il panneggio è bellissimo, è fighissimo e crea questo effetto affascinante e suggestivo, soprattutto perché richiamano le energie che sono proprio in gioco, quelle che vengono suggerite proprio dal significato di ogni singola carta. Ecco, quindi qui potete vedere proprio tutte le carte, ovviamente i primi 22 maggiori. Vi ricordo che per osservarli meglio adesso troverete subito uno slideshow, così le potete vedere una per una per assaporarle. Ovviamente, per essere brevi, insomma, qui abbiamo il matto, troviamo il mago, l'alta sacerdotessa, che sarebbe la papessa, poi troviamo l'imperatrice, l'imperatore, il papa, gli amanti, il carro, la forza, l'eremita, la ruota, la giustizia, l'appeso, la morte, la temperanza, il diavolo, la torre, la stella, la luna, il sole, il giudizio e poi il mondo.
Ci sarebbe da dire tantissimissimo, ovviamente non mi voglio soffermare solo su questi perché vi voglio portare in viaggio verso la conoscenza anche degli arcani minori e vi ricordo che se vi dovesse piacere questo mazzo in descrizione trovate anche il link per acquistarlo. E adesso vediamo lo slideshow e poi partiamo proprio con gli arcani maggiori dove andrò a seguire la sequenza indicata dal libretto, quindi partiamo proprio dalle spade. Eccoci di fronte alle spade, numero di carte 14, 10 sono le carte numerali e poi abbiamo le 4 carte di corte, quindi da 1 a 10, ma come potete vedere ogni singola carta è rappresentata da un'immagine, non ve l'ho detto all'inizio, ovviamente possiamo dirlo adesso, ogni singola carta, cioè l'immagine prende tutta la carta, si può dire che è borderless, però effettivamente c'è questa piccola etichetta blu con queste lune, fase crescente e calante, dove troviamo effettivamente la dicitura sotto proprio del numero e del nome, in questo caso abbiamo l'asso di spade, eccetera, per tutte le altre, come abbiamo visto effettivamente anche per gli arcani maggiori. Abbiamo detto questo sono, diciamo, le spade collegato all'elemento aria. La cosa particolare già accennata è che negli arcani minori troveremo rappresentati gli animali. In questo caso nel regno dell'aria troveremo ad accompagnarci degli esemplari di uccelli. E questo elemento è legato al pensiero, al ragionamento, alla comunicazione, alle parole e alla verità, che può anche tagliare effettivamente. Allora, una cosa importante che ho notato subito che mi è piaciuta tantissimo è che oltre ai significati tradizionali delle singole carte possiamo associare anche il significato dell'animale stesso, perché ci troviamo di fronte agli animali di potere, ognuno con un proprio aspetto simbolico che si unisce perfettamente al significato della carta stessa. Quindi c'è da dire effettivamente che Federica Casagrande ha fatto un lavoro bellissimo, enorme, non solo dal punto di vista proprio della rappresentazione
illustrazione grafica, quindi la parte artistica, ma anche proprio di ricerca. E quindi quando mi sono approcciata a questo mazzo effettivamente mi sono resa conto di non conoscere tutti gli animali. In realtà magari potreste voi essere facilitati se conoscete gli animali con i loro aspetti simbolici e quindi da poterli interpretare facilmente, altrimenti potrebbe essere proprio un bel viaggio di ricerca e di studio, un po' come effettivamente man mano sto facendo io in questa meravigliosa scoperta. Come vi dicevo proprio, siccome la parte esaustiva è più in inglese, infatti peccato che nella parte italiano non, diciamo, non troverete il nome dell'animale presente nelle singole carte, e invece nella parte inglese sì. E quindi io man mano sono andata alla ricerca. Qui c'è nell'asso un'ala di pappagallo, qui abbiamo il pelicano rosa, il serpentario. Ecco, effettivamente questo è un esempio dove, diciamo, io alcuni animali non li ho mai sentiti né visti, ed è una bella scoperta. Poi troviamo il cacatua, l'aquila arpia, il cormorano, il fagiano, il cigno reale, il pettirosso, poverino, bellissimo anche lui, nel fante troviamo l'airone, il cavaliere e l'aquila reale, la regina è, e questo è un altro animale che non conoscevo assolutamente, il casuario, spero di averlo detto bene, e poi qui troviamo il bucero di Blyth, anche questo un nome e un animale abbastanza particolare e interessante. Alcune carte mi hanno stimolato parecchio, nel senso anche il pettirosso stesso, dove dovrebbe esserci qualche o favola, qualche racconto un po' triste su questo povero pettirosso, quindi ci sta in realtà proprio con il significato del simbolico della resistenza alle difficoltà. E infatti il 10 di spade in genere purtroppo è una carta che ci parla di dolore e di difficoltà, e questa carta traspare proprio con tutto questo drappeggio rosso proprio il fatto di resistere e anche di riuscire a superare queste difficoltà, portandoci verso un nuovo inizio e la rinascita, quindi la conclusione del dolore e della sofferenza che magari stiamo affrontando. Ecco, questo è giusto un esempio. Un'altra cosa che io all'inizio non avevo intercettato, che fosse il cacatua, che mi sta molto simpatico, in realtà è bello il 4 di spade. Perché si vede questo cacatua pietrificato, diciamo, su questa tomba, e questa è proprio l'iconografia classica di tutti i mazzi di questo genere, solo che in questo caso appunto troviamo questo animale, ed è bello, diciamo, aver scoperto che comunque, data la carta che rappresenta l'immobilità, il rimanere fermi purtroppo, e quindi si possono trovare altri elementi, tipo la conservazione di un momento o di un'idea, poi in più il giallo chiaro che troviamo appunto proprio in questa tomba, chiamiamola tomba, e con questo cacatua. Questo giallo è spesso associato di solito alla luce, alla speranza, anche all'ottimismo, alla creatività. Ebbene, questa combinazione di elementi può indicare proprio la conservazione di un'energia positiva dentro di noi, e quindi automaticamente poi di rigenerazione, di preparazione, quindi una fase di una specie di invito alla riflessione su ciò che è veramente importante per noi, prezioso e duraturo, prima di muoversi o prima di riuscire a sbloccare soprattutto la nostra interiorità per poi muoverci effettivamente nella vita reale. Quindi queste sono delle piccole cose che sto cercando proprio di tirare fuori conoscendo questo mazzo, e allora adesso continuiamo il nostro viaggio e continuare a parlare con il prossimo seme, quello dei bastoni.
Eccoci di fronte al gruppo dei bastoni, quindi sempre 14 carte, 10 numerali, quindi dall'asso al 10, e poi le 4 carte di corte, il fante, il cavaliere, la regina e il re. Regno del fuoco, e lo possiamo vedere proprio che è dominante nei colori rosso, arancio, giallo, le fiamme bellissime, e troviamo come protagonisti i rettili e gli anfibi. Questo seme, questo elemento è legato all'energia pura, alla volontà, alla passione, al coraggio, alla determinazione e anche e soprattutto, secondo me, all'autorealizzazione. Quindi proprio tutto quello che noi mettiamo proprio per andare a realizzare e conseguire le nostre idee, i nostri progetti in genere. Anche qui ho fatto un viaggetto della conoscenza di alcuni animali che in realtà non sapevo neanche l'esistenza, però potreste farlo anche voi, è una cosa molto molto interessante e coinvolgente. Quindi troviamo l'asso non è proprio ben definito, neanche nel libretto c'è in realtà proprio questa mano un po' particolare, rettiliana quasi. E poi nel 2 il basilisco piumato, nel 3 troviamo il drago barbuto, bellissimo, simpatico, il rospo e la rana. Nel 4 e il 5 troviamo più bestioline, quindi non so, mi sembrano un po' delle rane, sì, mi sembrano così maggior parte delle rane, forse anche lucertole, ma non riesco a capire bene. E poi troviamo la lucertola cornuta, il 7 il geco crestato, antillano dovrebbe essere, quindi anche lo specifico, anche lo specifico geografico. Poi l'8, allora adesso diciamo, mi perdo effettivamente, l'8 non ha un animale specifico perché ci sono questi 8 bastoni e quindi diciamo, ribadisco proprio il concetto che rispecchia perfettamente la tradizione Waite-Smith. Infatti anche nell'originale non c'è rappresentato diciamo, un personaggio ma questi 8 bastoni. Poi troviamo l'iguana delle Antille, la rana dorata, diciamo bellissima anche lei, poi troviamo il camaleonte, il cavaliere dovrebbe essere la salamandra, sì, infatti è lei vestita proprio da cavaliere, e poi diciamo, troviamo questo dovrebbe essere il drago piumato, tipo, una cosa del genere, spero di non sbagliare, e poi infine troviamo l'iguana come re. Una cosa che forse avrete notato che spicca tantissimo in ogni carta, oltre allo sfondo stellato, questo cielo stellato, e ai drappeggi, un cerchio, quasi come se fosse una specie di portale. È ovvio che il simbolismo del cerchio ha a che fare proprio con l'infinito, e in questo caso mi dà proprio quella sensazione di un qualcosa che è strettamente connesso tra noi, il nostro mondo, non solo quello materiale, quello interiore ed effettivamente quello celeste dell'universo. Quindi vedete poi effettivamente troviamo proprio in ogni carta questi cerchi che in questo seme appunto sembrano quasi un neon perché sono diciamo bianchi però contornati di rosso. Dopo questa visione andiamo con il prossimo seme delle coppe. Eccoci di fronte al seme di coppe, sempre numero di carte 14, 10 più 4, quindi le 10 numerali e le 4 carte di corte. Siamo nel regno
dell'acqua e quindi dei pesci e delle creature marine. Questo seme è legato alle emozioni, ai sentimenti, soprattutto all'inconscio, tutto ciò che si muove dentro di noi. Anche qui, insomma, possiamo trovare, come già detto le altre volte, proprio degli animali specifici e alcuni, insomma, che non conoscevo. Non è tanto il fatto di non conoscere degli animali, ma la cosa più interessante è poi di andare a scoprire il significato simbolico che può arricchire le nostre letture. È ovvio che come rappresentante dell'elemento acqua troviamo una bella coppa nell'asso, anche se non c'è proprio un animale specifico, e poi troviamo il pesce angelo e il pesce maculato, poi troviamo qui insomma ci sono vari pesci che non so ben definire, comunque ne sono varie. Diciamo, la cosa caratteristica di questa carta è che, come in altre carte, quindi qui vediamo i gigli, troviamo delle rose, troviamo spesso anche i gigli, li ho notate, e la cosa diciamo carina è che secondo me si può anche in questi casi leggere la carta in chiave proprio del significato del fiore stesso. In questo caso, proprio essendo una carta di felicità, di gioia, di condivisione e di apertura agli altri, soprattutto dà proprio la sensazione di un festeggiamento e quindi la condivisione di questo sentimento. Abbiamo le calendule, che come significato simbolico ci parla proprio di felicità, di fiducia e di speranza. Quindi poi troviamo nel 4 il pesce gatto, poi il 6 effettivamente non, scusate, il 5 la rana pescatrice, il 6 non è ben definito, cioè comunque ci sono varie bestioline effettivamente, e poi troviamo la carpa koi. Il pesce mandarino non lo conoscevo in realtà, quindi questa è stata anche una bella scoperta. Questo è bellissimo, il polpo cocco, forse perché ha un po' il colore del guscio del cocco, simpatico. Qui nel 10 ovviamente non è ben definito, comunque ci sono questi pesciolini. E poi anche diciamo il fante non ho ben capito in realtà, perché sembra una figura strana di questo essere blu, quindi magari se voi lo riconoscete magari me lo dite. E poi nel cavaliere il cavalluccio marino, secondo me proprio come indicazione ci calza a pennello con il cavaliere, la murena verde nella regina e poi troviamo lo squalo martello, perfetto proprio per il re di coppe. Potete fermare il video per visionare meglio diciamo, queste carte, quindi tutto questo seme, e noi proseguiamo con l'analisi dell'ultimo, con quello dei denari. Eccoci di fronte all'ultimo seme, quello dei denari, dove come sempre troviamo le nostre 14 carte, le 10 numerali e le 4 carte di corte. Siamo nel regno della terra, infatti troviamo proprio dominante non solo il simbolo proprio del seme, questi pentacoli dorati, ma troviamo tanto giallo, rosso e soprattutto verde. E poi abbiamo sempre questo bellissimo sfondo con tutte queste stelle. Da notare anche qui proprio l'elemento dominante del cerchio in tutte le carte presente, e quindi anche dello stesso colore proprio dell'elemento. In questo caso insomma troviamo anche queste stelline
che si propagano proprio dal cerchio stesso. Siamo ovviamente in compagnia dei mammiferi, devo ammettere che qui ho un po' più di facilità nel riconoscere gli animali stessi, e l'elemento terra è legato alla fertilità, alla concretezza, all'abbondanza, al sostegno, anche direi soprattutto alla dedizione e all'impegno proprio di investimento di energia a livello fisico proprio per il conseguimento dei nostri obiettivi, quelli materiali. Come vi dicevo, ho avuto un po' più di facilità perché, vabbè, nell'uno proprio non è ben definito perché effettivamente c'è questa mano, e la giraffa, riconoscibilissima, qui troviamo lo gnu e la zebra. Ecco, questo diciamo in realtà non lo conoscevo propriamente, è il babbuino sì l'ho intercettato, però è il babbuino gelada. Qui troviamo i facoceri, l'elefante. Ecco, l'elefante poi magari ve la mostro meglio perché è anche interessante come carta. E troviamo il rinoceronte, qui di nuovo lo gnu, la pantera, i ghepardi, il fante, troviamo la gazzella, qui il leone bianco nel cavaliere, nella regina troviamo il leopardo africano e poi il re non poteva essere altro che il bellissimo e fierissimo leone. Allora, diciamo, ho trovato tante cose interessanti, come vi dicevo, proprio per andare a mettere insieme le classiche interpretazioni proprio con il significato. Qui troviamo, vi mostro anche quello originale proprio per farvi capire ulteriormente che l'iconografia classica è diciamo totalmente rispettata. Poi è ovvio che ci sono le diverse interpretazioni, ad esempio qui la figura dell'elefante è dominante, comunque ci sono i 6 pentacoli, però gli elementi distintivi, e cioè le monetine che scendono proprio dalla mano del signore in questo caso e dell'elefante in questo, e della bilancia che va effettivamente a soppesare. Una carta di equilibrio, poi collegare proprio all'elefante, alla saggezza, alla memoria e in questo caso proprio nel tener conto di quello che dà e di quello che riceve, proprio per farci capire che dobbiamo trovare un equilibrio tra queste cose. E poi effettivamente insomma ci sono tante cose da dire. Mi viene adesso da concludere in realtà, perché non mi voglio dilungare eccessivamente. È un mazzo che può essere usato in modo tradizionale. Ovviamente deve piacere perché come avete potuto notare i colori sono molto intensi, quindi mi sento di definirlo un mazzo visivamente emozionale. Non solo, è un mazzo non astrologico, nel senso che quando in realtà, ecco, se vogliamo trovare proprio una nota stonata, una nota negativa che in realtà non lo è, il nome Astral Tarot potrebbe essere un po' fuorviante, perché magari almeno io mi aspettavo di vedere un po' di più rappresentati simbolicamente i pianeti, non solo le costellazioni che troviamo graficamente in alcune carte, per esempio qui nel 10 troviamo la costellazione dei gemelli e in tante altre carte. Quindi diciamo è questo che mi sarebbe piaciuto vedere un po' di più, la simbologia proprio legata ai segni zodiacali e ai pianeti, quindi i riferimenti classici astrologici. Giusto per farvi capire, in alcune carte sono inserite questi elementi. Qui troviamo proprio il simbolo dell'aria, e poi
c'era anche, ecco qui magari troviamo il simbolino di Venere che in realtà si trova proprio in quasi tutte le carte, qui troviamo Marte, poi ecco una cosa, questa che in realtà non ho ben capito, queste tre lineette, può anche darsi che si possa trattare proprio dei tre piani di conoscenza, è proprio l'evoluzione e legate alla spiritualità proprio del personaggio dell'eremita. Poi ci sono spesso queste lune, ma l'abbiamo visto, le troviamo in tantissime carte, o mezzaluna o comunque crescente, calante, piena, eccetera. E quindi vedi, come potete vedere, proprio questi simbolini anche nell'imperatore. L'abbiamo visto il quadrato, se non sbaglio, spero di sì, ecco, questo quadrato in basso proprio a dare il significato ulteriore di concretezza, di solidità e di stabilità. Quindi diciamo solo questo è una notina, diciamo un po' così, però come ho detto proprio il tema principale riguarda il piano astrale. Il piano astrale e che quindi secondo me è un ammazzo un po' più indicato per la crescita, l'evoluzione personale, per la creatività, per stimolarci, perché diciamo visivamente sia i colori, ecco un'altra cosa, oltre a quello che vi dicevo proprio di interpretare i minori anche con grazie ai significati simbolici degli animali di potere, secondo me può essere letto anche in chiave simbolica dei colori, perché se ad esempio vi attira un colore in una specifica carta, ed essendo proprio rappresentato diciamo in questo modo splendido, anche questi drappeggi che prendono proprio delle forme ben specifiche ci possono infondere un certo tipo di ispirazione. Quindi in conclusione è un mazzo assolutamente consigliato sia per neofiti sia per chi ama scoprire cose nuove e ama integrare dei significati alla tradizione con quelli ulteriori, quindi da fare una ricerca per conto proprio. E quindi per neofiti non avete nessun problema perché abbiamo visto che l'iconografia classica è assolutamente rispettata. Ci sarebbero in realtà tante cose da dire, ma credo di aver detto le cose fondamentali, quindi adesso tocca a voi conoscerlo, sperimentarlo e poi non deve assolutamente mancare nella nostra libreria in vetrina perché è un mazzo stupendo, bellissimo, anche dal punto di vista proprio artistico. Si conclude qui la puntata, vi ringrazio per avermi seguita, se volete potete andare a vedere tante altre puntate e video sul mio canale, se volete potete anche seguirmi su Instagram e su TikTok. Grazie di nuovo a tutti, alla prossima, ciao!